La direttiva Casa Green è stata ufficialmente pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il giorno 8 maggio 2024. Questa direttiva, per chi non lo sapesse, mira a rendere più efficiente il patrimonio immobiliare europeo da un punto di vista energetico. Ci sono 24 mesi per recepire le disposizioni previste da questa normativa da parte degli Stati membri. Gli obiettivi principali sono diventati una riduzione del meno 16% dei consumi energetici degli edifici entro il 2030 e una riduzione del 22% dei consumi energetici entro il 2035. Inoltre, gran parte di questi interventi dovrà essere rivolto agli edifici con le peggiori prestazioni energetiche. In Italia si stima che circa 12 milioni di edifici residenziali saranno impattati da questa normativa, di cui 9 milioni sono in classi energetiche particolarmente basse, quindi classi energetiche F oppure G. Una parte quindi significativa del patrimonio immobiliare italiano, che è stato costruito per la gran parte prima del 1976, necessita quindi di importanti interventi di adeguamento energetico. Il costo per migliorare di 2 classi energetiche in un condominio è stato stimato in circa 600.000 euro, 140.000 euro invece qualora si parli di una casa unifamiliare. Questi interventi principalmente si concentrano sull'isolamento termico, l'installazione di caldaie ad alta efficienza energetica e la sostituzione degli infissi. L'Italia si trova quindi nella situazione di dover reperire circa 320 miliardi per far fronte a questo adeguamento energetico. Questo pone già da subito una sfida significativa, soprattutto alla luce del recente termine del superbonus, e ha il rischio di andare a impattare le famiglie che ovviamente non potranno permettersi il costo richiesto da questi adeguamenti. La valenza di questa normativa non è soltanto ecologica, con la riduzione dei consumi, ma anche la riduzione delle polveri sottili. Infatti gli edifici residenziali sono responsabili del 44% della produzione delle polveri sottili, soprattutto in zone come la pianura padana. Ma la valenza è anche geopolitica, perché l'Italia è dipendente energeticamente per il 73%, mentre l'Europa nel suo complesso per il 55%. Ma a prescindere da queste considerazioni, quale potrebbe essere l'impatto di questa normativa sul mercato immobiliare italiano? Qui vorrei fare soltanto 2 considerazioni. La prima è che non è detto che l'Italia decida di adeguarsi a quanto previsto dalla direttiva Casa Green. Potrebbe semplicemente optare per pagare delle sanzioni e quindi procedere con un iter ben diverso da quello previsto dalla normativa. Ma a prescindere da quale sarà la decisione in tal senso, c'è da dire che il tema dell'efficienza energetica è sempre più sentito. Le persone, quando vanno a visitare immobili, chiedono anche quale sia la classe energetica. Questo significa che potrebbe crearsi a tendere una spaccatura nel mercato immobiliare italiano, dove il valore potrebbe tendere ad accentrarsi negli immobili che hanno un'alta efficienza energetica, quindi che nascono così o che comunque sono stati riqualificati nel corso del tempo o semplicemente ben mantenuti da un punto di vista condominiale. Mentre dall'altra parte ci potrebbe essere tutta una stragrande maggioranza di immobili residenziali che si trovano in classe energetica bassa, quindi F oppure G. Questo potrebbe comportare una rischiosa svalutazione del valore di mercato, quindi portando a una maggiore disparità tra queste 2 tipologie di immobili, che poi tenderà col passare del tempo a esplodere, e quindi anche a una maggiore speculazione immobiliare. Metti like, iscriviti al canale, fammi sapere nei commenti che cosa ne pensi. Come sempre ti ringrazio e ci vediamo nel prossimo video.